Come posso cambiare il mio modo di ballare uscendo dalla prigionia del beat ed interpretando la musica. Istruzioni per l'uso numero 5. Oggi ti propongo un esercizio. Ebbene sì, per migliorare la propria musicalità è necessario fare esercizi. Ma è un esercizio bello e interessante. Come probabilmente sai, molti tanghi presentano al loro interno più livelli, ovvero sia più strumenti che suonano contemporaneamente suoni diversi. Possono essere un suono legato, ad esempio un violino, e contemporaneamente c'è un piano o un bandoneon che presenta un suono staccato. Uno viaggia sulla melodia cosiddetta cantabile e uno viaggia sulla melodia cosiddetta ritmica. In questo caso noi danzatori, danzatrici, dove stiamo? Su che livello stiamo? Che strumento scegliamo? Ti propongo quindi di fare un esercizio su un famosissimo tango di Canaro, Poema, un tango che certamente conosci. Nel tema di Poema ti propongo di riconoscere i 3 livelli. C'è una base ritmica, contrabbasso, c'è una melodia ritmica con il pianoforte e c'è una melodia cantabile col violino. Quindi sono 3 livelli. Questo non vuol dire che per tutto il tema devi stare sullo stesso livello, ma riconoscerlo come esercizio ti aiuta perché cominci a prendere coscienza della ricchezza del tango, e nello specifico sul tango Poema ce ne sono tanti di livelli, e più hai coscienza più puoi fare una scelta in base al tuo gusto personale, ma anche in base, diciamo, all'economia del brano. Se per diversi secondi hai seguito uno strumento, puoi scegliere di seguirne un altro perché ti sembra che sia giusto dare sapori e colori diversi. Ti invito quindi ad ascoltare almeno 3 volte il tema A di Poema ed ogni volta focalizza il tuo ascolto su una funzione diversa. La base ritmica è una funzione, la melodia ritmica è un'altra e la melodia cantabile è un'altra ancora. Quindi, se ti è più facile, focalizzati ogni volta su uno strumento diverso. Sono approcci che possono portare allo stesso obiettivo, non sempre, perché più volte le funzioni sono suonate da strumenti in coppia, possono esserci il bandoneon, il contrabbasso, il piano, il bandoneon. Quindi focalizzarsi su quello che l'orchestra ci racconta come funzione è più pulito come approccio. Però se fai difficoltà nel tema A non rischi, che puoi focalizzarti su 3 strumenti diversi e va bene così. Sono circa 30 secondi, non è impegnativo, ti invito a farlo. Dopodiché, anche da seduto o seduta, prova a muovere il braccio, la mano, solo in corrispondenza della funzione. Ok? Quindi dici, ok, faccio solo base ritmica, ok, faccio solo melodia ritmica, faccio solo melodia cantabile e null'altro. Quindi ci concentriamo su una caratteristica. Dopodiché prova a danzare i 3 livelli. Dopo che li hai analizzati, li hai riconosciuti, sai prevederli, danza i 3 livelli separatamente. Poi danza questo brano come meglio credi, decidendo dove stare. Io ho fatto questa prova, te la faccio vedere.
È molto importante l'analisi. Dopodiché trarrai le tue conclusioni e sceglierai, ma l'analisi è utilissima. Uno spoiler. A seguire, Poema non è un tango regolare, quindi troverai delle sorprese. Se ti appassiona questo mondo, vai fino al fondo del tango. Carta e penna, scrivi, analizza e vedrai che è meraviglioso scoprire che cosa c'è dopo il tema A. Se vuoi scrivimi nei commenti i tuoi pensieri, io ti consiglio di danzarlo tutto, analizzalo tutto, è bellissimo, è un tango meraviglioso. Se hai voglia di approfondire il mondo della musicalità, se ti piace, se ti interessa, ti appassiona, ti aspetto alle mie lezioni online chiamate Interpretango. In descrizione trovi un link, cliccalo e ti porterà direttamente alla presentazione dei miei corsi online. Buona pratica!